La scelta di vivere la vera povertà nasce nel nostro cuore, nasce nella nostra mente, e più matura e più si radica in noi, e più facile diventa, in un certo senso, il distacco e la dipendenza. Vediamo cosa ci dice l'articolo 21 delle nostre Costituzioni. Lo leggiamo insieme. Ognuna di noi è personalmente responsabile di quanto ha promesso al Signore. Pratichi perciò il distacco e la dipendenza inerente ad ogni povertà, liberandosi dall'individualismo e dal desiderio di possedere. Sia discreta nel domandare, semplice e leale nel dipendere dalla superiora, ricordando che il solo permesso ottenuto non le garantisce di essere povera nello spirito delle beatitudini. Esprima la povertà anche con un forte senso di appartenenza alla comunità e una fraterna attenzione ai bisogni delle sorelle. Chi ha il compito di provvedere ciò che è necessario o utile sia preveniente e generosa. Quando l'esperienza dell'amore di Dio ci tocca il cuore e la mente, noi capiamo a livello esistenziale che non c'è niente al mondo, nessuna esperienza al mondo, che superi l'esperienza di ricevere questo amore immenso di Dio in intensità. Non c'è niente che la supera. Ci sono due sostantivi, due nomi in questo articolo 21 che sono messi uno accanto all'altro: distacco e dipendenza. Tutte e due si riferiscono a due azioni che a volte, se siamo sincere, possono farci soffrire: il distaccarci, il dipendere, anche se, ce lo ricordiamo, con il voto di povertà siamo state noi a scegliere liberamente di farlo, senza nessuna costrizione dall'esterno e nessuna costrizione nell'interno. Tanto è vero che la parola piena libertà la pronunciamo quando facciamo i nostri voti. Il distacco è la decisione di fare a meno di persone e di cose che non sono necessariamente inutili. Ci distacchiamo dalla famiglia, noi sappiamo quanto forte è il legame che abbiamo con la nostra famiglia ed è cosa buona avere un buon rapporto con la nostra famiglia, ma anche dalla famiglia noi abbiamo deciso di distaccarci. Il posto, quante volte le nostre obbedienze che riceviamo ci fanno male perché magari nella comunità dove stavamo eravamo riusciti a creare delle relazioni positive, relazioni buone con le nostre sorelle, con i laici, con i giovani. Il lavoro, l'apostolato che avevamo era un apostolato che ci piaceva molto, eppure l'obbedienza ci dice di cambiare. Il distacco che noi facciamo, a parte il voto di obbedienza che poi vedremo, ma quel distacco che noi facciamo è un distacco che è inerente al nostro voto di povertà. Il secondo verbo è il verbo dipendere e che fa un po' a pugni con la nostra libertà, con il nostro desiderio di sentirci libere, di essere libere. Si può essere libere e allo stesso tempo dipendere? Eh sì, certo che si può, perché ritorniamo a ciò che dicevamo prima. Il voto di povertà io l'ho fatto in piena libertà. Sono io che liberamente ho deciso di dare a Dio tutto e di distaccarmi da tutto. Abbiamo liberamente scelto di dipendere perché noi sappiamo che i veri poveri dipendono dalla generosità degli altri. Questa esperienza di dipendenza ci fa crescere nella semplicità, ci fa crescere nella condivisione, nel senso del bene comune, nella lealtà. Chiediamo ciò di cui abbiamo bisogno e noi riceviamo, perché l'istituto è madre e provvede ai bisogni di ciascuna di noi. Ma ricordiamoci che noi abbiamo fatto voto di povertà al Signore,
Non l'abbiamo fatto all'istituto, alla mia comunità, l'abbiamo fatto al Signore. Dio sa ciò di cui noi veramente abbiamo bisogno. Sa se ciò che chiediamo è un nostro pallino e viene soltanto dal desiderio di possedere oppure è un bisogno vero. È per questo che l'articolo 21 ci dice di ricordarci che il solo permesso ottenuto di comprare una determinata cosa, di avere una determinata cosa, di andare in un determinato posto, non ci garantisce la fedeltà al nostro voto di povertà, al voto che noi abbiamo fatto. Io so se ciò che chiedo è ciò di cui ho veramente bisogno. Abbiamo detto che l'istituto è madre, che l'istituto provvede ai bisogni di ciascuna di noi ed è vero. Lo abbiamo sperimentato molte volte, sia a livello individuale come a livello comunitario, come a livello di ispettoria. Viviamo continuamente il dinamismo di ricevere e di dare. E dopo tutto questo è ciò che viviamo nel nostro rapporto con Dio. Dio in continuazione ci dona il suo amore fedele, il suo amore gratuito, infinito, e noi ogni mattina ci proponiamo, ci impegniamo davanti a Dio e alla comunità di essere trasparenza dell'amore di Dio. E questo è bellissimo, perché riconosciamo che questo amore è gratuito, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, e allora riconoscendo che questo amore di Dio è ciò che gratuitamente viene dato a me, io allo stesso tempo mi impegno a darlo gratuitamente, con gioia nel cuore, proprio perché a Dio ho dato il mio tutto. Il fatto di non essere econome, quindi di non avere la responsabilità della gestione dei beni di una comunità, non ci esonera dal fatto di essere generose, attente e prevenienti verso le nostre sorelle. È vero, chi è economa ha questo come un dovere principale, ma se è vero, come è vero che l'istituto pensa ai miei bisogni e provvede ai miei bisogni, è madre verso di me, io mi ricordo che la comunità è il mio istituto, io faccio parte di questa comunità, quindi anche io sono parte di questo istituto che è generoso verso le sorelle. Un banale esempio, se volete: se io mi accorgo che una mia sorella, per esempio, ha piacere di tanto in tanto ad avere una caramella da sciogliere nella bocca perché magari questa bocca le si secca, e mi accorgo che le sue caramelle sono finite, o le do le mie oppure chiedo a chi di dovere di poterle comprare per questa sorella, perché veramente è un suo bisogno e magari quella sorella non si sente libera di chiederle. Sono piccole cose, piccoli atteggiamenti, ma che fanno parte del mio voto di povertà, testimoniano la mia volontà di essere attenta alle mie sorelle, la mia volontà di dare alle mie sorelle tutto quello che io ho e ancora di più, perché la generosità di Dio è immensa, la generosità dell'istituto è immensa, io sono figlia di Dio, io sono parte di questo istituto e allora anche la mia voglia di condividere con le mie sorelle quello che ho, quello che sono, è anche grande o dovrebbe anche essere grande, perché così io l'ho promesso al Signore con il mio voto di povertà.